Ed eccole le 9 chiuse di Fonserrand. Bellissime. Ora, fortunatamente mattino presto e non c'è nessuno. Fa freschino già, infatti ci siamo vestiti. Mauretto fa la sua dronata, eccolo dietro di me, e dopo questa immagine vedremo cosa hai preso. Questo è il nostro parcheggio di questa notte. Abbiamo dormito proprio in questa cantina, dove abbiamo degustato i vini. Mauro, come al solito, non se n'è perso uno, neanche una goccia. E abbiamo comprato anche del vino, visto che ci hanno gentilmente ospitato. Ora proseguiamo in bicicletta lungo le rive del Canal du Midi per raggiungere il tunnel de Malpas. Siamo tra le fresche frasche. Così. Ecco qua le frasche fresche. Fresche frasche. Delle fresche. Dalle frasche. O sono frasche. O sono fresche. Buongiorno. Oggi, sabato mattina 28 ottobre, facciamo questa bella bicicletta. Sveglia presto. Mauretto si è alzato dal letto. È uscito dal piumone e ha detto "Brrr, che freddo", si è messo una maglietta e è ritornato a letto. Visto che Mauro mi dice striggi, insomma abbiamo iniziato il nostro giro in bici dal parcheggio della cantina e ora direzione sud. Colombier. Dovremmo arrivare fino al Colombier e al tunnel del Malpas. Esatto. Siamo qua precisi perché tra 3 giorni chiudono il canale e lo svuotano. Hanno aspettato noi prima. Hanno aspettato noi perché praticamente il canale è attivo da aprile a fine ottobre, quindi con il 1° novembre chiudono il canale. Quindi l'acqua non c'è più, poi lo svuotano, fanno un po' di manutenzione e l'attrazione turistica di questa zona poi viene a decadere. Una bellissima biciclettata lungo le rive del canale. Bellissima. Da una parte il canale, alla mia sinistra, e alla mia destra è pieno di vigne. Posto splendido. Pieno di... Oggi è sabato, quindi è pieno di corridori, ciclisti, insomma gente che si rilassa in mezzo alla natura. Temperatura freschina questa mattina, però ora che sta uscendo il sole è decisamente meglio. E qui siamo arrivati al paesino di Colombier, dove ci sono vari imbarchi per le chiatte
E c'è anche un paese molto carino, medievale, col castello, proprio bello. Ancora 2 chilometri per il tunnel. Bonjour, vai Mau, ci siamo ormai. Che dici, vuoi prendere la residenza anche tu qui su una barchetta? Potrebbe non essere... Sicuramente fai una vita tranquilla. Molto tranquillo. Ecco, questi sono i piccoli villaggi occitani che ci sono lungo il Canal du Midi. Qui siamo a Poilé, un piccolo borgo veramente stupendo di case in pietra lungo il canale, dove le barche, queste barche sono quasi tutte abitate, praticamente qui restano domiciliati degli abitanti. Addirittura abbiamo visto uno di questi barconi molto grandi che aveva una serie di pannelli fotovoltaici per l'energia e aveva addirittura un idromassaggio. Questo villaggio in primavera è tutto estremamente fiorito, ma la cosa stupenda di questo villaggio è la tranquillità che trasmette, veramente una tranquillità unica. Guardate un po'. Le tunnel du Malpas, sei sì, è lì, Lo vedete? tra le piante. Cerchiamo di arrivarci dall'altra parte perché qui c'è la polizia là e non riusciamo manco a passare. Entriamo nel tunnel. Se le tunnel du Malpas hanno scavato questo tunnel, guardate che roba. Vai. E qui ci passano con le barche. Ci sei passato anche tu? Sono passato anch'io, sì. Che bello! Qui in cima a questa collinetta c'è un museo archeologico posizionato proprio qua in alto, su un altopiano. Molto molto carino. E guardate che spettacolo di posto! Questa zona circolare che ora vedete anche nel drone che Mauro sta facendo in questo momento. Vicino alla collina dove è stato scavato nel Canal du Midi il tunnel del Malpas c'è un esempio di coltivazione medievale, addirittura forse antecedente al Medioevo. Questa qui è un esempio di coltivazione circolare. Veniva utilizzato il sistema di drenaggio dell'acqua dell'Aude, del fiume che è qua vicino, già nell'antichità per mantenere praticamente irrigato. È un sistema di drenaggio di 400 ettari che è stato costruito nel XIII secolo, nel 1237. Tank de Montadi. È veramente eccezionale, è un esempio di come veniva utilizzata l'agricoltura nell'antichità e in cima a questa collina dove c'era questo villaggio, c'era un villaggio inizialmente celtico, poi nel Medioevo sono arrivati chiaramente i francofoni e aveva la
funzione di tenere sotto controllo tutta la zona. Quindi ora siamo a fine ottobre, dopo una estate molto secca, non è molto verde. Qui lo si vede che dall'alto ha poi delle caratteristiche molto particolari, molto più verde, però già di qua si può ammirare, guardate che bello. E va bene, abbiamo fatto anche un po' di storia. Ora è il momento di andarsene. È un metro e mia, delle profondità. Qua. Scena divertente. Il signore ha perso l'ormeggio della barca e si è buttato in acqua per andare a recuperarla. E le chiavi adesso? Ah, le clés? Il a les clés, oui. Ah, peut-être, je sais pas. Ah merde, j'ai pas les clés. Oh oh. Montez dedans, vous nous lancez Oui. Ah oui, voilà. la corde. On va pas lancer des clés qu'on risque de les faire tomber dans l'eau. Hein. E qui siamo proprio nel centro del paesino di Colombier, con il suo porticciolo. Siamo a Lille sulle Canale. È un piccolo isolottino del canale. Su questo canale è pieno di persone che vivono in queste barche che sono ormeggiate lungo il canale, soprattutto qui in questo paesino Colombier, dove c'è questo micro isolotto dove la gente è ormeggiata tranquillamente con corrente e acqua. Guardate il micro isolotto. Siamo proprio in mezzo alle vigne, tra i canali e le vigne. Bellissimo. Ed eccoci finalmente di rientro. È rimasto Carletto, uno degli ultimi camper parcheggiati qui. Allora Mau, com'è stata questa mattina? Abbiamo assistito a un recupero di una barca in diretta. Nel canale. Nel canale, certo. Questa qui aveva piantato i picchetti sul lato del canale e aveva ormeggiato la sua barca, ma evidentemente non ha piantato i picchetti bene, Mi sa proprio di no. che è tornato, aveva la barca che era in mezzo al canale. Che vagava e navigava da sola. Due cose fortunate. Il canale c'ha l'acqua abbastanza ferma, non c'era vento e fortunatamente non è particolarmente largo, quindi insomma riusciamo a prenderlo, però è stata carino, il salvataggio, il recupero in acqua, il recupero in acqua dolce, in acqua interna, veramente carino. Divertente, divertente. E ora invece dove siamo diretti? Ah, lo sai tu? Allora, ho cercato sull'applicazione Park4Night un parcheggio con carico e scarico gratuito che è vicino a due castelli che vorremmo visitare, Château de Quercus e Château de Villepertus. Ora vediamo se oggi è sabato, quindi sabato sera quando arriviamo mi auguro non ci sia troppa gente, che riusciamo
a trovare questo parcheggio dove probabilmente ci sarà anche la possibilità di fare carico e scarico di acqua grigia, scura, nera, eccetera eccetera. Ora proseguiamo, raggiungiamo Narbonne, passiamo oltre, non ci fermiamo e andiamo verso la nostra meta. Oh, aspetta che passano le macchine. Oh, ci sono le macchine. No, non ci passano. Buongiorno, oggi è sabato mattina. No, il giorno, Mauro? Boh, Aspetta, rifacciamo. 29, 28. 28. Riprendiamo. Arrivo. Mi chiama Mauretto. Mi chiama sempre, ma cosa fa senza di me? Il culetto della Betty è sempre un bello spettacolo vederlo da dietro, anche fasciato nei pantacollan. Pantacollante li chiamava mia nonna. O calze e Si mutande, chiamano leggings. leggings.